Amici, volevo aggiungere anche una cosa importante. Questi levrieri corrono sui prati, su terra morbida, non vengono maltrattati, anzi vengono trattati molto bene. Capisco che possa essere un argomento abbastanza sensibile, però non sono gare clandestine, sono organizzate, sono controllate e soprattutto gli animali sono sempre sotto controllo. Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti e nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Buongiorno felicini! Oggi non siamo felicini, siamo tristini. Stamattina ci siamo svegliati con il pavimento allagato. Serbatoio delle acque chiare, Puco, 200 litri di serbatoio, tra l'altro, va bene. Quindi siamo alla ricerca di una tenda che vende prodotti per camper. Eravamo in direzione Siviglia, purtroppo dobbiamo cambiare traiettoria, quindi andiamo a Medellin e ci avviciniamo a Degna, dove abitano i nostri amici. Vediamo se in quella zona riusciamo a trovare qualche tenda che vende accessori per camper. Anche questi sono inconvenienti che capitano in viaggio, girano un po' i maroni, però vabbè. Quindi in questi giorni qua ci arrangiamo con i bottiglioni da 5 litri, facciamo scaldare l'acqua, ci arrangiamo in qualche modo, insomma. Si vede che devo andare così, serbatoio vecchio ovviamente. Tra l'altro, secondo me, ragazzi, è un segno del destino, perché Siviglia volevamo visitarla all'andata e non ce l'abbiamo fatta per il brutto tempo. Adesso che era bello in questi giorni ed era la nostra destinazione, niente, nada, dobbiamo cambiare. Cioè, vabbè, vuol dire che dobbiamo stare lontani da Siviglia, mettiamola così. Cogliamo questi piccoli segni del destino. Qui in Extremadura è tutto verde. Ci sono un sacco di piantagioni, ovunque, destra, sinistra, in alto e in basso, colori diversi, verde chiaro, verde scuro, cactus. E ragazzi, guardate la situazione in camper. Non ci ha asciugato i panni quella benedetta asciugatrice, C'è dell'altra roba. i cuni appoggiati lì in terra, il salviettone per assorbire l'acqua. Sì. Che situazione. Oggi va così. Che situa. Anche in casa succedono queste cose, il problema è che gli altri non fanno vedere i video di quello che succede. Può essere tu perfetto. Certo. Tipo io, vedete, sto viaggiando con la cuffietta in testa perché mi sono appena lavato i capelli. Quindi non tutto è perfetto, oggi va così. La nostra destinazione è Medellin, la capitale dove è nato il più famoso narcotrafficante, Pablo Emilio Gaviria Escobar, Colombia. in Colombia. In più, vicino c'è un paese che si chiama Don Benito. Che contrapposizioni. Via. E vai. Questo barettino, quanto verde, eccola l'area camper, fantastica. Siamo usciti un po' per svagarci un attimino, perché oggi è una giornata un po' così. Bisogna schiarirsi le idee. Sì, siamo un po' tristi, perché quando succedono le cose una dietro l'altra ci girano un po' le scatole, insomma. Va bene una volta, va bene due, però caspita, questa non è mancata manutenzione, è proprio un discorso che si spaccano le cose e quindi vanno cambiate e vanno sostituite. Wow, che bello! Questo è il ponte romano che abbiamo attraversato prima. Chissà da quanti anni è che erge questo ponte. Da qui si vedono le mura del castello. Sul cartello, prima di entrare in paese, non c'è scritto castello, c'è scritto teatro.
di Medellin. Boh. Poi se riusciamo andiamo a fare un giro, amore mio. Beh, un po' in su, guarda te. Col tempo così è un bel fidarsi. No, è che il problema è questo. Anche questo c'è di problema, guardate. Di là è azzurro, di qua è grigio, più o meno. Tra 10 minuti può darsi che si metta a piovere, anzi addirittura può anche grandinare. Quest'anno è impressionante. Meglio stare preparati. Ale! Che è successo? E qualcuno ha fatto i botti di Capodanno. Guardate che carino, ci sono tutti i tavoli, uno a fianco all'altro, sotto le piante anche. Ma poi tutto in cemento, ma che Sì. belli come sono fatti bene. Anche il barbecue là in fondo, guarda. Sentite l'eco? Credevamo questo fosse un cerenghito, un chioschetto, invece ci sono i pescatori. Quindi è il loro punto di ritrovo. Sì. In fondo c'è una toietta, vedi, là, Ma che cos'è là? tutti seduti. Sembra menta questa. Sembra, vero? Oh, Tocca a te. sì, menta. Davanti al fiume troviamo la menta. Cosa ti ricorda la menta, amore mio? Tantissimo il Marocco. Anche tu mi ricordi il Marocco? E certo, così Araba. stile arabo, sì, mamma mia. E se la raccogliamo e ci facciamo un buon tè? O dici che qua è il passaggio all'altezza giusta di cani che fanno pipì? Chissà, dai, Mi sa, meglio di dai, no. meglio di no. A parte che quella del Marocco non so dove la raccoglievano. Però da questo vialetto si raggiunge il ponte e ci si avvicina al centro città. Stiamo percorrendo il ponte a piedi. Vogliamo fare 2 foto da quel balconcino che c'è a sbalzo. Quando siamo arrivati su questo spiazzo qua in cemento c'era una famiglia con il camper messa in verticale qui, col tavolino e le sedie, belli tranquilli, e molto probabilmente si domandavano: come mai siamo soli e non c'è nessun altro e tutti sono là nell'erba? Quando hanno realizzato che questa è una struttura dedicata al comune per fare le feste, hanno preso tutto e se ne sono andati. Cioè non è che si sono spostati, se ne sono proprio andati. Che Va bene, dai. ridere. GoPro, fai la foto. Buongiorno Felicini, abbiamo appena salutato Medellin. Anche Pablo Escobar abbiamo salutato. Ciao Pablo! L'hai incontrato Pablo? Sì, Sì, hai scambiato ho spiegato qualche come ha fatto lo spirito di Pablo, l'ho incontrato. Ah, ecco. Stiamo percorrendo questa strada che si chiama Red Carretera de Extremadura. Un lampione nella rotonda non si era ancora visto. Ma gli spagnoli sono proprio maghi nell'allestire le rotonde, sono particolari. Diciamo che la comunità europea investe sulla Spagna, gli dà tanti soldi. O magari anche l'Italia, il problema è che l'Italia se li mangiano. Non li sappiamo spendere. 999. Altra rotonda, ma questa è un pochino più piccolina. Questo
paese che si chiama Quintana abbiamo scoperto essere la patria del granito, infatti per quello troviamo nelle rotonde tutte le statue in granito e ci sono delle fabbriche per la lavorazione del granito. Interessante, ha un senso, cioè tu sai che in Spagna la specialità del paese la troverai nella rotonda. È così che funziona. Ti ricordi anche le mele, quella mela gigante, quella pera gigante quando siamo passati da quel paesino? Sì, funziona no, così, non ricordo più come si chiama il paese, non mi ricordo, sì. I paesi dove vivono di pesca ci sono le barche Cosa ci delle sta? rotonde. Chissà nel paese di Rocco Siffredi cosa c'è nella rotonda. Non oso immaginare la gigantografia di Rocco Siffredi. Esatto. Oh mamma mia. Fossimo stati in Marocco, a questo punto ci saremmo preoccupati, avremmo rallentato perché in alto alla salita ci sarebbe stata la polizia con telelaser, sicuramente. Se andate in Marocco mi raccomando, occhio quando ci sono le salitine e i lunghi rettilinei, perché si mettono in fondo col telelaser per incassare un po' di soldini. Sono infidi. Sì. Stiamo passando in mezzo a questo paesino tutto con i San Pietrini. È tutto un don unico. No, che bello questo parco giochi. Col fiorellone come tendone. Mamma mia. Che carino sto paese. Ragazzi, facciamo un pit stop perché Marco si sta facendo la pipì addosso. Siamo arrivati a Castro del Rio, guardate che murale, è fantastico, mamma mia, sembra reale. Bisogna farlo scorrere, mi sa. Vado, scendo a vedere. E anche qua troviamo le simpatiche caprette. Ho sentito i campanacci, sono scesa di corsa per vederle. Che bel suono, molta tranquillità. Ciao. Hola, Buon dia. ¿De dónde eres? ¿De Holanda? Italia. Ah, Italia. Ok. Buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Por la mañana, buenos días. Buenas tardes. Ragazzi, sta calando il sole, sono le 8:15, ma io e Marco abbiamo deciso di andare a fare un giro tra gli ulivi. Là dietro. Quindi adesso usciamo dal cancello, credo si faccia il giro dei capannoni. Sei pronto? Pronto? Già che non piove, usciamo a prendere un pochino di aria. E un po' di vento anche. Sì, vabbè, il vento ok. Ah, non hai preso il cappellino? Non manca mai. No. Ah, vabbè, ma è al cappuccio eventualmente. Andiamo. All'interno dell'area non si direbbe che siamo in una zona industriale, anzi siamo proprio esclusi da tutta la zona industriale. E perché alle spalle abbiamo tutto questo verde. Sì. Penso si giri intorno qui, andiamo a scoprire. Amore, stavo leggendo adesso 2 commenti su TikTok e uno ci ha scritto Sentiamo. in merito a un video che ho pubblicato dove dicevo che in Portogallo abbiamo speso 6,80 € per 3 bottiglie d'acqua da 5 litri, Sì. invece in Spagna costa 3,20 €. Sì. Vabbè, ma io sono camperista, ma non sto lì a guardare e a risparmiare. E l'altro gli ha risposto: sì, anch'io sono stato camperista per tanti anni, ma non è che sto lì a guardare il risparmio. Rispetto sempre il budget, non abbiamo un budget. Mamma mia, ma veramente, ma c'è tanta di quella ignoranza nella gente che prima di commentare, conosci la persona che hai davanti, conosci la sua storia e poi magari puoi parlare. Vabbè, ma poi Perché dovete parlare così alla cazzum sempre? c'è una differenza sostanziale tra l'essere camperista e vivere in camper, sono due cose completamente diverse.
E oltretutto, se uno ha un budget da rispettare, bisogna rispettarlo, perché ognuno fa della sua vita quel cavolo che no, vuole. puoi dire quel cazzo che vuole, perché adesso essere buoni sempre mi sono rotto i coglioni. Quel cazzo che vuole. Ecco, capito? Oh, Ciapala. ciapala. Indel. Boh, non so, andiamo a vedere. Che spettacolo, ragazzi, ci saranno, boh, non riesco a contare le piante. Saranno 10.000 piante di olivi qua così. Chissà quanto olio produce questa azienda. Andiamo a vedere, anzi, se Magari vendono l'olio. vendono l'olio. Niente, non riusciamo a passare, è tutto recintato. Adesso riscendiamo e vediamo se riusciamo a trovare il frantoio. La Sara ha trovato un frantoio a 1,5 km da qui. Il problema è che oggi è sabato, domani è domenica e non sappiamo se sarà aperto. Quindi vediamo se riusciamo, ci andiamo lunedì mattina a fare un giro. Ti ricordi, amore, quando facevamo i giochini che prendevamo la spiga? Ah, da bambini, sì. Sì. Si prendeva la spicca. Ma adesso non si attacca niente perché non c'è più niente di lana. È tutto sintetico. Buongiorno Felicini! Buongiorno Felicetti! Finalmente anche questa mattina ci svegliamo con il sole E vai! e quindi riusciamo ad andare a fare una bella passeggiata anche oggi. Guardate ai lati del sentiero che bellissimi fiori che ci sono. Questo cespuglio di margherita è immenso. E quanto sono alti! Mamma mia, sì. Oh, una foto col mezzo non ci sta. Mamma mia! Sì, che bella! È bellissimo! Secondo te posso fidarmi a accarezzarlo? Se si gira mi dà una zoccolata? Vai piano, con cautela. Bello! Buongiorno! Poco più avanti c'è un mulo molto particolare, dal colore bianco. Ci mancavano nel Marocco. Sì. Proseguiamo la nostra passeggiata. Ragazzi, se passate da Castro del Rio, mi raccomando, fermatevi qui, parcheggiate il camper nell'area sosta, un'area sosta tranquillissima, non si sente una mosca volare, vi fate una bella passeggiata rigenerante su questo vialetto pieno di ulivi, mucche, tori, cavalli e fiori, in mezzo alla natura. Tornati nell'area, Marco si è messo al lavoro per farmi una bella composizione di fiori. Ma che colori, ragazzi! Abbiamo raccolto margherite, campanule, questo genere di fiori che non conosco, Spighe. qualche spiga, qualche rametto d'ulivo e sarà il nostro centro tavola, vero? Per oggi, amore? Che assolutamente. meraviglia! Tra l'altro questo vasettino è quello che ci ha regalato Simone, che è il ragazzo che abbiamo conosciuto a Moulay Bouzerton in Marocco. È vero, così lo usiamo. Con quale maestria. Potresti fare anche il fiorista, no? Ti ho trovato un'altra occupazione. Che pazienza che hai, amore. Mi rilassa un casino fare questi lavoretti, avere a che fare con la natura, mi rilassa tanto, più che con le persone.
Esatto. Poi devo dire che Non comunque... tutte ovviamente. Esatto, non tutte. Poi devo dire che il luogo ha il suo fascino, C'è una tranquillità pazzesca in quest'area. Siamo qui oggi è il terzo giorno, domani ce ne andiamo, semplicemente perché dobbiamo continuare il nostro viaggio. Oh, finalmente ci gustiamo un pranzetto fuori. Marco ha apparecchiato. Io ho preparato degli spaghetti con i broccoli e le acciughe e molto aglio, naturalmente. Buon appetito, amici. Marco sta approfittando della bella giornata per farsi la barba e poi gli sistema anche i capelli, vero? Sì, parrucchiere da Sara. Vediamo dopo il risultato. Già che ho la forma, ci provi, dai, Maria. Ci provo, ma sì. Abbiamo cambiato posizione perché adesso è l'ora dei capelli e ci penso io. Remi dalla paura? Dai, vamonos, su. Marco è deluso, ragazzi. Sì, è vero, non sono stata molto precisa, infatti vedete che anche qui un pochino di imprecisioni ci sono, non riesco a fare bene la sfumatura, ma d'altronde io non sono una parrucchiera e tra l'altro non ho neanche l'idea di come devi fare. È quello il problema, che non hai idea, non è che non sei una parrucchiera, non è che devi fare un taglio, c'è già la riga, praticamente devi sfumare così, ma io non ci posso vedere, non è che ho 3000 occhi dietro. Te li posso sistemare anche sopra? Dai, chiudi il video, Ciao Felicini. Dai, te li sistemo anche sopra. No, non voglio niente, no. No, va bene. Niente. Cerco moglie parrucchiera. Cerco Cerca di- seconda moglie parrucchiera. Va là. Allora ragazzi, siamo tornati, stiamo iniziando a smontare il letto e adesso iniziamo a smontare le varie assi. Marco già in versione lavoro, ogni tanto si cambia, Apriamo le porte, oltre le sorte. È la nostra casa, su ruote lo sai. Ogni nuovo giorno, un po' di magia dai. Tanta sana ignote, dai mari ai monti. Nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà. Viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai. Ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti. Nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà. Viaggiare insieme per l'eternità.